Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nel 28esimo episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024, sempre al comando della nostra amata Lamborghini. Nel precedente appuntamento, dopo una sprint complicata, siamo riusciti comunque a mettere insieme una gara concreta ad Austin, chiudendo con i nostri piloti in 16ª e 17ª posizione. A Barcellona lo scenario è stato simile, una sprint difficile, ma in gara abbiamo mantenuto una certa costanza, portando la macchina fino al 18° e 19° posto. Ora tocca a Imola, e come possiamo vedere da questa schermata, dopo qualche weekend di fatica, la classifica ci vede ancora a quota 0 punti, proprio come Alpine e Williams. Ecco perché voglio mostrarvi un confronto diretto tra le vetture, cominciando proprio con Alpine, il nostro unico vero punto di forza, i risparmi pneumatici. Per il resto siamo indietro in quasi tutte le aree, e anche dove sembriamo avanti, il margine è troppo piccolo per fare la differenza. Il confronto con Williams invece pende decisamente dalla loro parte, in nessun aspetto siamo superiori, e i distacchi sono evidenti, cosa che spiega anche perché finora non ci sia stata mai davvero una battaglia diretta. Per cercare di cambiare le cose andiamo subito a impostare due nuovi aggiornamenti. Come anticipato nello scorso episodio, l'obiettivo è migliorare entrambi gli alettoni, partendo da quello anteriore. Dopo aver giocato con gli slider siamo riusciti a tirar fuori un progetto davvero promettente. Migliora la risposta dell'auto in sterzata su tutti i tipi di curva, aumenta la tolleranza dell'aria sporca e riduce anche il consumo delle gomme dell'1%. Il tutto per un costo di $1.800.000 che prosciuga completamente il budget disponibile al momento. Fortunatamente, pochi giorni dopo si conclude il nostro piano sponsor e, grazie al raggiungimento degli obiettivi, riceviamo oltre $3 milioni. Una parte di questo denaro verrà investita subito per sviluppare anche l'alettone posteriore. Come evidenziato dal confronto con Williams, siamo particolarmente indietro sull'efficacia del DRS e sulla velocità di punta, quindi ci siamo concentrati soprattutto su questi due aspetti, ma anche le altre caratteristiche beneficeranno di buoni miglioramenti. Ora concentriamoci sulla prossima sfida, Imola, un circuito tecnico veloce e che non perdona. Servono tanto carico aerodinamico per affrontare curve come la Piratella o le acque minerali, ma anche una buona stabilità in frenata, visto che qui si frena spesso e con decisione. Non sarà un weekend semplice. Bentornati in Italia e benvenuti a Imola! Il tracciato di questo circuito storico è stato preservato, ma ha anche subito qualche aggiornamento utile per adattarlo ai ritmi delle gare moderne. Rimanete con noi, perché stiamo per iniziare! Siamo a bordo con Behrman nelle ultime curve del giro migliore dei nostri due piloti. Giovinazzi, leggermente più in difficoltà, ferma il cronometro sull'1.12.4, mentre Behrman riesce a fare un po' meglio, soprattutto nel primo settore, e chiude in 1.12.2. 2 decimi che però fanno tutta la differenza. Q2 per Olli, mentre Antonio resta fuori e scatterà 20°. Torniamo ora in macchina con Olli nei secondi finali del Q2. Ci ha provato più volte, ma non è riuscito a migliorare il tempo ottenuto al Q1. Anche per lui, quindi, arriva l'eliminazione, e domani partirà dalla 16ª casella. Intanto in Q3 è Lando Norris a conquistare la pole davanti al compagno di squadra e alle due Red Bull, subito dietro le Ferrari, ma a sorprendere l'assenza delle Mercedes nelle prime posizioni. Intro della gara e poi andiamo a scoprire le strategie. Qui in Italia i tifosi sono pronti a vivere 63 giri di competizione serrata. Continua a crescere la tensione qui in pista e non potrebbe essere altrimenti perché siamo al giorno di gara. Proviamo a mischiare un po' le carte. Giovinazzi, che parte più indietro, scatterà con gomma hard per provare a sfruttare eventuali safety car, per poi finire sulle medie. Strategia inversa invece per Behrman. Vedremo se almeno una delle due ci porterà qualche soddisfazione. Bene, manca pochissimo al semaforo verde, per quella che si prospetta una sfida molto serrata. Scopriamo cosa ci riserverà la gara. Avanti! Via! È il Gran Premio dell'Emilia-Romagna! Si spengono le luci e via! Partiti! La partenza dei nostri piloti non è affatto male. Giovinazzi tiene botta e conserva la posizione, mentre Behrman perde solo una casella, superato da uno scatenato Tsunoda. Nei primi giri la situazione resta relativamente stabile, ma il momento di calma è destinato a durare poco. I sorpassi iniziano ad arrivare, inesorabili. E come potete vedere da queste immagini, Behrman si ritrova sfilato sul rettilineo da una Williams e da una Mercedes. Con il DRS spalancato, il vantaggio è semplicemente schiacciante. Ed è proprio quel rettilineo a trasformarsi nel nostro incubo. Le due Alpine, una volta liberatesi di Giovinazzi, si fiondano anche su
Berman, prima Lawson che lo passa senza pietà già nei primi metri del dritto e subito dopo Sainz che impiega qualche metro in più ma non ha bisogno nemmeno di forzare la staccata per avere la meglio. Passano diversi giri in cui non accade praticamente nulla, almeno fino a questo piccolissimo colpo di scena. Lawson sbaglia completamente l'approccio all'ultima curva, finisce in ghiaia ma riesce a riportare la macchina in pista senza danni e quasi in contemporanea Berman ci avvisa via radio: le gomme medie sono al limite, decidiamo di anticipare la sosta e montare le hard. Anche Giovinazzi rientra una decina di minuti dopo e appena monta le medie la sua gara si accende leggermente. Riesce infatti subito a superare in trazione proprio Lawson, dando un segnale di vitalità, anche se ormai i giochi sono fatti. Poco dopo però il neozelandese si rifà sotto e riprende la posizione, come vediamo chiaramente dalle immagini on board di Berman. Duelli accesi, ma anche oggi senza lieto fine. Vince Alonso, ha sbaragliato la concorrenza chiudendo la gara al primo posto. Al traguardo è Alonso a dominare in solitaria, chiude con 3 secondi di margine sul secondo classificato. L'intera squadra sarà fiera del suo pilota dopo una prestazione del genere. Stanotte si farà festa. Per noi invece l'epilogo è amaro, ultime 2 posizioni. Ora vi lascio brevemente al podio e poi spazio all'analisi del weekend. E il veterano spagnolo segna un'altra prestazione incredibile, conquistando l'10° podio. È la 4ª vittoria quest'anno. Ormai sta diventando una costante in questa stagione. Si vede che la Formula 1 è di casa in Italia e ora il terzetto di testa può prepararsi a festeggiare. La prossima tappa ci porterà nel cuore del Regno Unito. Preparatevi al grande spettacolo di Silverstone, la culla della Formula 1. Dunque, Alonso si prende la vittoria, seguito da Norris e Piastri. L'australiano resta incollato al compagno per tutta la gara, ma senza ordini di scuderia a favorirlo, non riesce a strappare il secondo posto. E quei 9 punti persi pesano nel mondiale piloti, che resta però apertissimo, con 3 contendenti racchiusi in soli 40 punti. Nel campionato costruttori la Red Bull riesce ad allungare, ma solo di 3 punti. Il distacco resta davvero minimo e tutto può ancora succedere. Rientrati al quartier generale ci arriva una notizia incoraggiante. Berman ha ottenuto un upgrade nella valutazione prestazionale, raggiungendo quota 79. Ora è allo stesso livello di Antonelli e Giovinazzi. Tra 4 giorni comunque si vola in Gran Bretagna per il weekend di Silverstone, che sarà anche con gara sprint. Ma prima, ottime notizie anche dal reparto tecnico. Il progetto delle nuove sospensioni è stato completato con successo e i nuovi pezzi vengono subito messi in produzione. E che dire di Silverstone? Un circuito semplicemente leggendario, veloce, fluido, costellato di curve iconiche come Maggots, Beckett e Copse. Per andare forte qui servono carico aerodinamico, stabilità nei cambi di direzione e tanta potenza per sfruttare al massimo i lunghi rettilinei. Una vettura deve essere bilanciata, precisa e incollata all'asfalto per brillare su questo tracciato storico. E forse qui le nostre chance potrebbero aumentare, anche grazie alla pioggia prevista per domenica. La gara lunga infatti sarà quasi certamente bagnata. Benvenuti nel tempio dei motori britannico, siamo a Silverstone, dove nacque il campionato del mondo di Formula 1 nel 1950. Il programma del weekend vede i piloti impegnati in una sprint che promette scintille. Ora diamo inizio al weekend. Siamo comunque ora in macchina con Giovinazzi per le qualifiche della sprint. Antonio ha iniziato questo weekend con il piede giusto, facendo vedere subito qualcosa in più rispetto al compagno. E mentre Ricciardo vive l'ennesimo episodio sfortunato della sua stagione, perde il controllo e finisce contro le barriere nel tentativo finale, non riusciamo a piazzare almeno una macchina in Q2. Berman purtroppo però viene eliminato per pochissimi millesimi e scatterà 17esimo. Nel Q2 Antonio si migliora ancora, abbassando di un paio di decimi il crono del Q1. Non basta per il Q3, ma ci garantisce comunque una solida 15ª posizione. A proposito di Q3, è ancora Lando Norris a conquistare la pole davanti al compagno, con Verstappen terzo. Qualcuno avrà notato l'assenza di Alonso nella lotta per le prime posizioni. Ha scelto infatti volontariamente di sacrificare le qualifiche per cambiare alcuni componenti e sfruttare la sprint per rimontare. Questo weekend avrà un format diverso, con la gara sprint di oggi a scombinare le carte. E così i nostri 2 piloti guadagnano rispettivamente 1 e 2 posizioni in griglia. Strategia conservativa per Berman, mentre Antonio rischierà il tutto per tutto, partendo con gomma morbida. Direi che è arrivato il momento di accendere i motori. Vediamo insieme cosa ci riservano questi 17 giri di sprint race. È tutto pronto a Silverstone. La sprint può cominciare. Luci spente e via partiti!
Ancora una volta partiamo bene, non guadagniamo alcuna posizione, ma almeno manteniamo quelle di partenza. E subito arriva un errore di Sargent che finisce lungo alla fine del primo giro, trovandosi costretto a far sfilare alcune auto. Poi subiamo il primo sorpasso, Hamilton su Ferrari riesce a recuperare la posizione ai danni di Giovinazzi. Subito dopo, invece, nel tentativo di mettere pressione al nostro pilota, Sainz perde il controllo della vettura e finisce in testacoda. Stessa sorte per il suo compagno di squadra, che esce largo e finisce sull'erba dopo il testacoda. Nel frattempo Sargent è riuscito a tornare sotto e attacca Berman, che ha a sua volta superato Giovinazzi in difficoltà con le gomme. Il pilota inglese prova comunque a rispondere e riesce a riprendersi la 15ª posizione. Intanto Piastri taglia il traguardo in prima posizione. Oggi Oscar Piastri ha brillato. Una vittoria meritata nella sprint. Ora si pensa al Gran Premio. Mentre noi osserviamo Giovinazzi lottare. Ma poi, all'improvviso, nonostante non ci siano problemi di carburante, si ferma in mezzo alla pista. Anche Berman si trova in mezzo alla pista fermo, ma riesce comunque a tagliare il traguardo prima di bloccare l'auto. Non sappiamo cosa sia successo, ma Giovi finisce ultimo. Oggi abbiamo assistito a una competizione serrata e questa sprint ha lasciato diversi piloti a bocca asciutta. Comunque, come dicevamo, Piastri vince la sprint davanti al compagno di squadra, con Esteban Ocon, bravissimo al volante la cash up, a completare il podio. Hamilton guadagna 8 posizioni e conquista un punto per la Ferrari. Ora cerchiamo di fare bene nelle qualifiche della gara domenicale, perché la pioggia potrebbe darci una mano. Pronti per le qualifiche e vediamo chi riuscirà a farsi valere in griglia. Le qualifiche si aprono con un errore di Verstappen, che finisce in testacoda nello stesso punto in cui erano usciti Ricciardo e Lawson, ma riesce a fermare l'auto senza danni. Noi invece completiamo un ottimo giro con Giovinazzi, mentre Berman fatica di più e viene eliminato dalla sessione. Domani partirà dalla 20ª casella. Anche il Q2 si apre con un altro errore nello stesso punto, stavolta da parte di Magnussen, che non riesce a fermare la vettura e colpisce le barriere col posteriore. Giovinazzi invece si ritrova la Sauber di Tsunoda in traiettoria, subendo un impeding clamoroso che gli fa perdere 1 secondo e 8 nel terzo settore rispetto al suo tempo del Q1. Nonostante tutto, domani partirà comunque 14esimo, ma rimane una beffa incredibile. Con tutti gli errori visti, il Q3 poteva essere davvero alla portata. E infatti, se guardiamo i risultati del Q3, troviamo una griglia assurda. Alonso, giustamente in pole, ma poi Ocon secondo, Joe terzo con la Haas e tanti grandi assenti, tra cui le 2 Ferrari, Piastri che dovrebbe lottare per il titolo e Verstappen. Non lo so ragazzi, non siamo mai fortunati e purtroppo l'impeding continua a non essere punito in questo gioco. I piloti sono pronti per i 52 giri di Silverstone. L'attesa è ormai alle stelle. Eccoci qui, la F1 è tornata per un'altra ricca giornata di emozioni. È il giorno della gara. Secondo il nostro centro meteo, la gara sarà bagnata dall'inizio alla fine, ma senza mai dover passare alle full wet. Per questo motivo, entrambi i nostri piloti partiranno con gomme intermedie, poi vedremo come si evolverà la pista e se sarà il caso di modificare la strategia. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. Scopriamo cosa ci riserverà la gara. Avanti! L'attesa è tantissima e i piloti sono pronti. Questo è il Gran Premio di Gran Bretagna. Si spengono le luci e via, partiti! Ottima la partenza di Antonio, che guadagna subito la posizione su Sainz e si lancia all'inseguimento di chi lo precede. Alla fine del primo giro riesce anche a superare Perez, portandosi in 12ª posizione. Dietro di lui, Berman comincia la sua rimonta, liberandosi all'esterno dell'Alpine di Lawson. Intanto Perez e Giovinazzi iniziano a darsi battaglia, il messicano si riprende la posizione, ma già nel giro successivo Antonio si riprende all'area di vincita nello stesso punto. Anche Olli mostra un buon passo, riuscendo a superare Magnussen e a guadagnare un'altra posizione. Lo stesso Magnussen e Lawson vanno poi al contatto un paio di giri più tardi, con il danese che ha la peggio, e proprio dopo questo nuovo sorpasso di Perez decidiamo di rientrare insieme a lui. Sosta perfetta da 2.3 secondi, più veloce di quella degli uomini della Williams, e posizione ripresa box. Torniamo subito a caccia, riuscendo a liberarci in poco tempo dall'Alpine di Sainz. Dietro, Berman, dopo la sua sosta, supera il compagno di squadra dello stesso Sainz, e al giro 39 smette di piovere e siamo i primi in assoluto a rientrare, correndo un rischio anche con la doppia sosta. Ma forse abbiamo anticipato troppo, la pista impiega parecchi giri ad asciugarsi, e nel frattempo siamo costretti a far sfilare Sainz e non solo. Quando anche gli altri iniziano a fermarsi, siamo troppo indietro per tornare alla 14ª posizione che occupavamo nel primo stint. Nonostante tutto, Antonio non si arrende e riesce a guadagnare la posizione prima su Lawson e poi, proprio nell'ultimo giro, anche su Sainz, che ha provato a resistere ma senza troppa convinzione. La gara viene vinta nuovamente da Alonso. Vince Alonso, ha sbaragliato la concorrenza chiudendo la gara al primo posto.
degno epilogo per una gara piena di emozioni. È l'ennesima conferma del suo talento e dell'abilità dei tecnici. Mentre noi chiudiamo in 18ª e 21ª posizione. Ora vi lascio al podio e poi analizzeremo il weekend insieme. Ed è l'ennesimo podio per Fernando Alonso, che ormai ci ha abituati a prestazioni eccezionali. Vittoria numero 5. Non ha sbagliato un colpo oggi e si porta a casa un trofeo meritato. E qui a Silverstone si spengono le luci su questo weekend. Il prossimo appuntamento porta le squadre sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal per il Gran Premio del Canada. Dunque, Alonso vince davanti a Norris e Piastri, che risale ben 8 posizioni e chiude terzo. Mi dispiace davvero tanto per l'azzardo fallito. L'idea era giusta, ma forse è stata messa in atto con troppa fretta. Aspettando un paio di giri ancora, forse avremmo raccolto qualcosa di più. Comunque, Fernando allunga nuovamente di un punto, mentre Norris sfrutta il weekend complicato di Verstappen per rifarsi sotto e puntare alla terza posizione in classifica. La McLaren guadagna ben 12 punti sui rivali, tornando minacciosamente vicina. La prossima tappa ci porterà a Montreal, dove lo scorso anno abbiamo sfiorato il primo punto della scuderia, chiudendo 11esimi in una gara pazza. Chissà se questa volta la fortuna sarà finalmente dalla nostra parte. Ma per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto ed i miglioramenti della nostra Lamborghini fanno sperare per qualche punto, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo in Canada e non solo. Ciao ragazzi!